Questa è la storia di tre ragazze che, anche se hanno vissuto tre vite completamente diverse, si sono rese conto di avere tanto in comune. Ci siamo conosciute con i social e abbiamo capito che insieme potevamo fare qualcosa per aiutare le vittime principali degli incendi che hanno colpito l'Australia, cioè gli animali. Infatti si stima che negli incendi che questo inverno hanno colpito l'Australia ben 500 milioni di animali siano stati uccisi. Così, grazie ai social, abbiamo organizzato un fundraising per portare poi questi soldi all'ospedale dei koala vicino a Sydney, in Australia. Con l'occasione abbiamo deciso di farci un road trip in van, da Sydney a Byron Bay. Se non ci conosci, ecco chi siamo. Cristina si fa chiamare Lazy, ma non perché sia scansafatiche, ma semplicemente perché le piace dormire e farsi coccolare. Federica, una tipa wild, ha vissuto gli ultimi 5 anni in Australia e senza di lei avremmo mangiato solo cibo in scatola. Ed infine eccomi, anche io wild, non ho una casa fissa da 5 anni e giro per il mondo con il mio computer. Sono un po' una nomade. La nostra avventura inizia a Sydney, dove non mi dilungherò troppo perché siamo qui per il road trip. Ma ecco cosa ho scoperto a Sydney in 2 giorni in breve. Ho scoperto che puoi vedere l'Opera House da lontano, da una barca, oppure da vicino, in mezzo a tutti i turisti. Ho scoperto che si mangia del buon cibo italiano, perché tanti di noi sono emigrati qui, ma che oltre alla nostra cucina, qui si mangia davvero un po' di tutto. Infatti in Australia non c'è una cultura culinaria, ma un mix da tutti gli emigrati che sono qui. E io infatti dovevo provare. E allora vai giù con frutta secca, borek turchi, pastel de nata portoghesi e tanto altro. Fra l'altro la frutta e la verdura organica qui è enorme, guardate questa zucchina, questa è solo la mia mano. Inoltre ho scoperto che qui in Australia si può pagare tutto con la carta. Il biglietto del treno senza doverne stampare uno, ma si può passare direttamente con la carta, alla birra, ai cornetti, ai libri, ma soprattutto le colazioni. Quelle fatte solo da cappuccino e bagel che costano $30, che poi se colleghi tutto al tuo cellulare non devi neanche tirar fuori il portafoglio e quindi fa un po' meno male. E infine che esiste un quartiere chiamato Newtown, che potrei spiegarvelo bene con la parola hipster, o dal fatto semplicemente che la gente si veste davvero come vuole, è pieno di negozi vintage, quante gonne a fiori, e che gli italiani sono arrivati anche qui. Dopo questi 2 giorni eravamo pronti a partire. La strada ci aspettava. Indovinate dove siamo, ragazzi? Siamo in partenza, siamo carichissime, un road trip tutto al femminile da Sydney a Brisbane. Per i prossimi 10 giorni questa è la nostra casa e vi portiamo con noi. Siamo appena uscite da Sydney, la prima fermata è Woolworths, che praticamente è il supermercato dove faremo un po' di spesa per la prossima settimana che saremo nella foresta. Organic cold pressed. Ci piace di più. E sempre perché siamo 3 ragazze in viaggio. La cioccolata è d'obbligo. Ecco cosa succede quando ci sono 3 ragazze ecologiche. Box di carta. Anziché busta di plastica, mettiamo la spesa nel box. Spesa fatta, acqua presa e si parte. 1, 2, 3. Ora, prima fermata, come si chiama? Palm Beach. Palm Beach! La sapevo. Siamo arrivate a Palm Beach, ci siamo, ora dobbiamo fare una bella scalata
dove dobbiamo vedere le acque che si dividono. Ci sta Gesù Cristo che ci sta aspettando. Siamo arrivate fino al faro e ci diceva Fede che qui si vedono un sacco di balene nel periodo fra maggio, giugno, luglio, agosto. Giugno-ottobre. E dopo la lunga camminata al faro, che è quello lassù, è arrivato il momento di benedire questo viaggio con un bel tuffo in acqua. Ragazzi, siamo arrivati in campeggio, questa è la situazione, i posti anteriori. Questo è il nostro letto, noi dormiremo qui. Ora che papà Castoro ha finito di cucinare, avremo qua tutto il letto e dormiamo qui. Ma andiamo a vedere cosa stanno cucinando le ragazze. Allora, per questa Mettiamo sera il questo menù faretto. prevede tortilla de... Abbiamo la frittata di cipolle e patate. Ci piace. È leggero, per un soffrittino dove dormiamo in macchina che non ce lo facciamo. Ce lo famo, C'è anche la bottiglia di vino che però non sappiamo dov'è. Qua ci abbiamo messo le sedie, siamo setappate così e il vinongi, ragazzi. Olè. Ma chi c'ha mastongi a nongi? La colazione di oggi, allora, praticamente ieri sera abbiamo messo l'avena nel latte di mandorla con un po' di banana e peanut butter. Stamattina gli abbiamo ridato giù dei peanut butter, rimesso la banana fresca e niente, questa è la colazione insieme al caffettino. Secondo giorno on the road, stamattina siamo svegliate alle 6:30, siamo andate a guardare l'alba sul mare, che bellezza. E proprio all'inizio di un viaggio come questo mi sembra l'occasione perfetta di parlarvi di Buddy Bank. Buddy Bank è un'applicazione che ti permette di avere un conto bancario direttamente sul tuo iPhone e per una nomade come me, dove qui c'è tutto praticamente, c'è tutta la mia vita, con questo controllo la mia fotocamera, pago le tasse, ci filmo, ci registro, ci parlo con voi, sono in contatto con il mondo, quindi il mio cellulare è veramente tutto e questa applicazione mi permette di fare tutti i miei spostamenti bancari grazie semplicemente all'app di Buddy Bank. E in più è la possibilità di avere un concierge che ti aiuta per qualsiasi problema bancario. Non so se vi è mai successo, ma spesso io mi ricordo all'epoca quando viaggiavo, ero all'estero, mi succedeva qualsiasi cosa, dovevi chiamare il numero verde dall'estero o c'era sempre un problema, non prendeva il numero, non rispondevano, tu magari avevi un problema con la carta e non potevi sbloccarla e non sapevi come fare. Beh, Buddy Bank già con la sua tariffa base ti dà la possibilità di avere un concierge che ti può aiutare 24 ore su 24 con tutti i tuoi problemi bancari. In più, se fai l'abbonamento invece Love, lì veramente ti innamori, avrai, oltre ovviamente tante altre funzioni, la possibilità di avere un concierge lifestyle, il che vuol dire che se io sono qui ad esempio in Australia ed ho un problema, non so, magari mi sta per finire la benzina, mando il messaggio direttamente dall'applicazione Buddy Bank e chiedo se mi dicono dov'è la stazione più vicina, o chiedo quanto costano i voli Melbourne, Sydney, oppure se voglio fare una prenotazione in un ristorante carino posso chiedere direttamente al mio concierge di Buddy Bank con l'abbonamento Love. Un'applicazione così per una persona che viaggia e che ha tutto veramente sul suo cellulare è veramente perfetta. Se volete maggiori informazioni vi lascio tutto qui in descrizione e in più se volete provare Buddy Bank avrete un bonus di 30 euro, tutto qui in descrizione.
alla nostra destinazione. Per questo ci siamo fermati un attimo e ho preso, scusate, una faticaccia a prendere il caffè qui, ho preso un flat white latte with almond milk iced to take away. È stata una faticata. Comunque, visto che siamo on the road, volevo chiedere a Federica, che vive qui da 5 anni, quali sono gli animali più pericolosi dell'Australia, o meglio, in questo viaggio, io che sono una vergine dell'Australia, il secondo giorno che sono in Australia, di che cosa dovrei aver paura? Perché nella mia testa Australia è uguale, pericolo di morte ovunque, qualsiasi animale ti ammazza. Chiediamo all'esperta. Lei non si distragga, guardi avanti, voglio solo la sua voce. Allora, questa è la domanda che mi viene posta costantemente, perché sì, viene dipinta un po' così l'Australia, no? Tipo il paese degli animali mortali, che però è un po' vera come cosa. Allora, durante questo viaggio dobbiamo temere i ragni, perché soprattutto per noi che andiamo in campeggi e cose del genere, non sei mai sotto al tavolo da campeggio, sotto al water del bagno. Ci potrebbe essere sempre sotto al water del questa bagno. Non te l'avevo detta. Avevo dimenticato. Cioè uno prima di andare in bagno ti pensa alla tavoletta? Sempre, no, in campeggio comunque sempre, al di là di tutto devi proprio sempre guardare, tutti i ragni sono pericolosi, solo il redback hai il funnel web. Il Che funnel devo fare? se quello ti punge, diciamo che hai poche ore di vita che ti rimangono, quindi Puoi ripetere? se ti punge hai poche ore di vita, quindi la cosa che succede è che devi correre in ospedale, perché loro in ospedale hanno sempre gli antibiotici. Secondo animale abbiamo i serpenti, non tutti sono pericolosi ovviamente, quello che bisogna temere però è il brown snake. Il brown snake, che sembra una biscia marrone qualunque. Marrone, quindi praticamente per terra non lo vedi, cioè perché se stai nella natura è bello mimetizzato, sì. Fantastico, ragazzi. Quello non solo è velenoso, che oramai vabbè, è anche proprio aggressivo, cioè proprio lui ti cerca e ti viene a... Esatto, per cui quella tecnica che si dice tipo vabbè, per evitare i serpenti sbatti i piedi, corri, fai cose, non lo fare, perché quello invece esatto, quello lo prende come una guerra, prende e ti attacca, quindi devi indietreggiare piano piano e leggermente così. E io che ero spaventata degli squali, a quanto pare sto meglio in acqua che nella terraferma. E invece no! E invece no, attenzione! Perché in acqua abbiamo gli squali, abbiamo gli alligatori, le meduse. Nel nostro viaggio in particolare no, però andando, se solo avessimo fatto altre 6 ore verso nord avremmo trovato anche i coccodrilli in mare, fiumi, terra, un po' ovunque, quindi sì, squali, serpenti, strani. le meduse. È stato bella l'Australia, a me queste 2 settimane basteranno se esco viva e la prossima volta rimango ad Ostia. Siamo arrivate a Seal Rocks. Ne valsa la pena, ore e ore di macchina, ma direi che ne valsa la pena. Ora ce ne andiamo nel campeggio che sta dall'altra parte, ci godiamo un po' di mare, un po' di sole e poi niente, ci cuciniamo qualcosa e ci andiamo a vedere il tramonto. Siamo arrivate nel camping. Questo camping costa $19. La spiaggia è bella, il posto è bello. Stasera è proprio camping di lusso. L'acqua calda, ragazzi. Ecco la nostra casetta. Abbiamo gli alberi, lì sotto c'è il mare. Stiamo andando al mare e c'è un kookaburra. Dobbiamo salire e poi mare. Arrivati a Seal Beach e c'è una spiaggia pazzesca, lunghissima, bellissima. Quindi che giri, ragazzi, mi sa che mi devo buttare.
c'è un kookaburra. Dito. Qui ci siamo docciate. Cosa sta preparando, chef? Stasera abbiamo un risotto ai funghi trifolati e asparagi. Proviamo a montare la tenda? Allora dice from back to front. Ma no, meno male che sto riprendendo questo momento. Però dall'altra parte mi sa Devi che andare dall'altro lato e farlo anche di là. è rimasto bloccato. Si interrompono le riprese, causa forza maggiore. No, vabbè. Houston, abbiamo un problema. Era un'idea geniale. Quale? Ci dica qual era questa sua idea. E adesso come Adesso dorme così. La lasciamo così. Vabbè. Ragazzi, qua il nostro vicino di tenda ci ha appena regalato del pesce appena pescato. Li abbiamo visti pescare proprio. E noi avevamo appena fatto, cioè, Fede aveva appena fatto il risotto. Quindi domani spaghetti con il pesciolino. Questo è il nostro tramonto fra gli alberi. Però c'è il cielo giallissimo. Questa è la bellezza di dormire in campeggio. Buongiorno. Dal top della macchina. Oggi si vanno a vedere i quarini. Fede che prepara la colazione. Adotta anche tu, Federica, per il tuo prossimo campeggio. Oh, servizio completo. Grazie, Fede. Ragazzi, abbiamo donato. Grande. Andata ragazzi, andata. Quando ci si unisce per la giusta causa, il mondo è Per più lui, bello. per lui, per